Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Capricorno, tendenze energetiche e affettive per la prima parte di luglio 2022. Abbiamo il carro, amici del Capricorno. Il carro parla di movimenti, di spostamenti, è una carta che ha un'energia piuttosto veloce. Molte volte fa anche riferimento al dare una direzione ad una relazione, ad una situazione, direzionare, diciamo, qualche cosa, il prendere in mano le redini della propria vita, ok? Può anche far riferimento a quello che sono le scelte superate e a uno stato di buona salute. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Partiamo con la regina di denari, un 2 di bastoni. Io intanto vi ricordo che comunque le letture sono fatte per un gruppo, quindi non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare ascendente segno lunare e nella descrizione del video qui sotto trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email. Allora, partiamo con la regina di Pentacoli. La regina di Pentacoli parla di una donna generosa fondamentalmente, potrebbe essere una donna che è intorno a voi in questo momento di vita o che è stata intorno a voi, magari una persona che vi ha aiutato anche, o potrebbe essere la madre, una madre. Il 2 di bastoni parla di quello che è la vostra vista al futuro. Vi ricordo che la carta diciamo principale della lettura è il carro, quindi si parla di guardare avanti, si parla di dare una direzione, ok? Di pensare a come poter proseguire. Abbiamo la carta della giustizia. Qui potrebbe fare riferimento per qualcuno a qualche tipo di firma, di foglio, atto o permesso che si sta aspettando o che si vorrebbe. Per altri versi fa riferimento a quello che si dovrebbe tagliare fondamentalmente, okay, per riuscire ad andare avanti. La giustizia è, quell'energia che arriva proprio per tagliare quello che non serve più in modo da mettere in equilibrio i 2 piatti della bilancia, okay, però si dice anche che la giustizia sia cieca, quindi non si sa bene dove vada a tagliare e che cosa vada a tagliare. Qui abbiamo un cavaliere di denari. Per molte persone credo che sia il partner o la partner, che fondamentalmente non fa movimenti. La persona che a voi interessa ha un'energia fondamentalmente ferma, bloccata. Oppure potrebbe anche se, per esempio l'altra persona per voi fosse rappresentata da questa regina di denari, questa potrebbe essere la vostra energia, cioè nel senso che siete fermi, completamente bloccati, okay? Credo che non abbiate proprio idea di, come andare avanti. Molte persone per timidezza, molte persone perché invece, appunto, non capiscono bene che cosa potrebbe essere giusto o meno. Con la carta del giudizio qui fa riferimento a quello che è la presa di coscienza, la presa di consapevolezza, okay, abbiamo giudizio e giustizia. Qui qualche cosa succede per giustizia divina, qualche cosa si muove, c'è comunque sempre l'energia di questo carro. Per molti il giudizio fa riferimento a una chiamata o a delle notizie che potrebbero arrivare. Andiamo poi a vederlo con i mini tarocchi. Il re di bastoni potrebbe rappresentare la stessa energia di questo cavaliere di pentacoli o potrebbe anche essere un'energia nuova che arriva, un'energia nuova che entra o semplicemente un'altra persona che magari voi già conoscete, state frequentando, che diciamo potrebbe avvicinarsi un po' di più. Potrebbe anche essere questa persona del passato di cui ci parla un po' il giudizio, questa notizia magari è proprio, inerente a questo re di bastoni. Terminiamo poi la stesa con un 9 di bastoni
E qui le carte vi vogliono mettere un po' in guardia, appunto. Ok, quindi cercate di mettere dei paletti. Per molte persone è difficile e si tratta proprio di quello probabilmente con questa persona, il lavoro che dovete fare, ok? Va bene, andiamo a vedere carta per carta. Io vi invito a rimanere fino alla fine della lettura perché estrarrò qualche carta per i single, qualche carta per le persone che sono in una relazione stabile e qualche carta anche per le persone che sono in una relazione clandestina, a distanza o che sono in separazione, ok? Bene. Qui è iniziato a piovere, non so se si sente il rumore, spero che riusciate a sentire la mia voce. Allora, Regina di Pentacoli. Abbiamo un 5 di coppe e un 6 di pentacoli al contrario. Sì, probabilmente vedendo anche la giustizia qui ha un senso, nel senso che credo che molte persone arrivino da una situazione che non era in equilibrio, ok? Si arriva da quello che è un momento anche forse di pentimento, di perdita, c'è stata una qualche delusione. Potrebbe essere che questa persona vi abbia creato questa delusione o che semplicemente ad un certo punto qualcuno si sia pentito di qualche occasione persa, di qualche tipo di... mi parlano non chiarimento, come se qualcuno non avesse colto l'opportunità di chiarire con una persona, ok? E di conseguenza questo disequilibrio che arriva con il 6 di pentacoli. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Abbiamo un 2 di spade e una regina di coppe. Sì, di nuovo, 2 di bastoni, 2 di spade. Qui si tratta di capire che cosa fare della vostra vita, fondamentalmente, ok? È vero, la giustizia è cieca, ma anche questo 2 di spade, non state vedendo tutta la questione. C'è una luna, la luna fa sempre riferimento a quelle che sono le proiezioni e a quello che si vede a metà, perché in effetti la luna si vede per metà, noi la vediamo dalla Terra per la luce riflessa del Sole, ma la parte dietro non si vede. Quindi quello che c'è dietro, quello che c'è sotto, non si vede chiaramente, ok? E credo che siano sentimenti, credo che siano forti emozioni. Per qualcuno invece si tratta di dover scegliere tra due persone, perché comunque abbiamo due regine. Andiamo a vedere la carta della giustizia. Abbiamo un asso di spade, come vi dicevo la giustizia arriva per tagliare, l'asso di spade anche e serve per portare chiarezza mentale. Poi abbiamo un 8 di coppe e la carta del Papa. Qui l'otto di coppe, come dico sempre, ha l'energia un po' dell'eremita, quindi si tratta di dare un taglio, ok, a certi pensieri, allontanarsi da quelli che potrebbero essere certi pensieri, per arrivare a una maggiore comprensione, a un'elevazione spirituale. Per altri versi questo asso di spade potrebbe rappresentare una verità che viene a galla, perché anche la giustizia comunque ha qualcosa da mostrare, ok? Ha qualche cosa da far venire a galla. Comunque è cieca, c'è qualche cosa che non si sa, ok? E qui sento che grazie a questa verità, che potrebbe anche essere una chiacchierata che fate con qualcuno, una chiacchiera, un qualche tipo di... mi parlano di un video che ascolterete. Quindi magari grazie a questo video riuscirete a prendere consapevolezza di qualche cosa e di conseguenza questa giustizia divina vi farà capire che cosa c'è da lasciarsi indietro. Andiamo a vedere questo Cavaliere di Pentacoli perché potrebbe anche rappresentare un'offerta che non arriva se non fosse una persona. Allora abbiamo un 3 di coppe, la sacerdotessa, un altro 2, un 2 di pentacoli, la carta della stella, il 6 di coppe, l'imperatrice e un matto al contrario. Allora, per qualcuno qui si tratta, come vi dicevo prima, di avere più scelte, no? Di essere in quello che potrebbe essere una potenziale relazione a tre. Abbiamo un 3 di coppe e qui di nuovo c'è un 2. C'è questa fase di indecisione, dove vado, che cosa faccio. Credo che uno dei due sia un rapporto di lunga data perché abbiamo di nuovo un 6 di coppe che mi richiama proprio le relazioni, insomma,
antiche se vogliamo, quelle magari di quando si era adolescenti. Potrebbe anche essere che con una di queste due persone non sia ancora successo niente a livello intimo, a livello fisico, però sento che molte persone sono lì in bilico, che stanno cercando di capire che cosa devono fare. Una delle due relazioni, ragazzi, potrebbe essere un'anima gemella, perché abbiamo comunque il giudizio, abbiamo comunque il 2 di pentacoli, abbiamo il 6 di coppe, poi devo ancora finire, ma vediamo come si va avanti. Ok, però quello che... Sì, guardate, per qualcuno fa riferimento anche, mi parlano di una zia. Quindi per qualcuno le due figure di riferimento sono una zia e una mamma. Queste due donne che si vedevano qui e queste due donne che si vedono qui, credo che siano le due influenze principali in questo momento nella vita di qualcuno. Andiamo a vedere il giudizio. 10 di spade al contrario. Adesso qui poi... Ok. Re di coppe al contrario e un 4 di bastoni al contrario. Ribadisco la questione anime gemelle. Abbiamo anche il 4 di bastoni. Allora, qui il giudizio fa riferimento a un risveglio da un qualche tipo di sicurezza che in realtà, qualche tipo di stabilità o di unione che in realtà non è così forte come si pensava. Ehm, io credo che comunque questo 10 di spade, essendo un 10, fa riferimento alla chiusura di un ciclo e all'apertura di un altro ciclo e il giudizio ha anche un po' una rinascita. Quindi diciamo che se a inizio luglio molte persone sono indecise tra due persone piuttosto che due situazioni all'interno di una relazione, ehm, a metà luglio si andrà via via dissipando questo dubbio. Si andrà via via capendo sempre di più quale sia la persona verso la quale andare. Andiamo a vedere il re di bastoni. Abbiamo un re di spade e un cavaliere di bastoni. Sì, assolutamente. Io sento che questa potrebbe essere una nuova persona. Ehm, Non credo che siano più persone, sento più che queste due figure sono due lati di questa stessa persona, perché comunque è un re, per essere arrivato dove è arrivato, ha fatto un grande sforzo, si è costruito comunque un suo regno, è una persona entusiasta, è una persona piena di passione, a cui piace divertirsi, ridere, scherzare, mi parlano di ballare con una forte determinazione, direi, grazie a questo re di spade che vediamo qui. Per qualcun altro, se si trattasse di quello che era la situazione familiare che abbiamo visto all'inizio, potrebbero essere anche qui diverse persone all'interno della famiglia, ok? Andiamo a vedere questo 9 di bastoni. Abbiamo un 9 di pentacoli al contrario e un 4 di pentacoli al contrario. Qui io credo che manchi un po' di indipendenza. Ehm, Credo che sia per quello che molti aspettano questa giustizia con, con impazienza, mi verrebbe da dire. E qui comunque sento che c'è qualcuno che per certi versi imparerà a strutturarsi, farà dei passi avanti, si rinforzerà. Ok? E proprio quello su cui lavorerà sarà l'indipendenza, che non è solo un'indipendenza da un punto di vista economico, ma è anche proprio un'indipendenza da un punto di vista dell'amor proprio, del contare su se stessi, del non appoggiarsi a nessuno, perché si inizierà a strutturare delle barriere difensive, si inizierà a dire ok, tu arrivi fin qui, di qui in avanti non ti permetto di andare e si darà un certo tipo di impostazione, se vogliamo, a questa nuova conoscenza o vecchia conoscenza, perché io credo che per diverse persone sarà una persona del passato che rientra o, ripeto, anche una situazione del passato. Andiamo a vedere per i single. Poi estrarrò qualche carta per le persone che sono in una relazione stabile, qualche carta per le persone che sono in una relazione clandestina, a distanza o in separazione.
Ok. Allora, abbiamo la carta dell'appeso, la carta del fante di spade, la luna, il fante di coppe e un 6 di denari che avevamo qui. Mm? Allora, per quello che riguarda i single, quello che vi posso dire è che c'è una fase di riflessione con questo appeso, una fase anche di studio per qualcuno e sento che è una fase di interiorizzazione, ok? Abbiamo molte carte anche nella stesa principale che riguardano i sogni e anche la luna parla di sogni e di profondità, di cose nascoste. Quindi sento che per certi versi imparerete in questo periodo a valutare le cose da un altro punto di vista, mi verrebbe da dire. Cercherete di, non lo so, è un po' come se foste più osservatori, più riflessivi, proprio del vostro mondo interno, di quelle che sono le dinamiche che vi succedono dentro. E questo vi darà la possibilità di lavorare quella sorta di forte entusiasmo, ok? Che voi normalmente nutrite quando conoscete una persona nuova. È un po' come dire, ok, divento osservatore o osservatrice di me stessa, vedo come reagisco e fondamentalmente mi do una calmata invece che farmi prendere dalla foga e dall'entusiasmo di una persona nuova, mi calmo. È come se riuscisse ad acquisire quella sorta di equilibrio pratico, ok? Nell'affrontare una nuova relazione, perché di una nuova relazione si tratta. Abbiamo un fante di coppe. Qualcuno qui potrebbe essere che torni dal passato, perché anche la luna fa riferimento a qualche cosa che è remoto, qualcosa che torna dal passato, ok? Quindi potrebbe essere che qualcuno qui venga a porgervi delle scuse o venga a farvi un'offerta. Se non volete assolutamente, se magari l'ultima persona l'avete avuta 5 anni fa, per esempio, potrebbe anche essere che rappresenti questo fante di coppa una persona più giovane con la quale entrerete in contatto in questo periodo. E prevedo anche un rapporto equilibrato perché comunque abbiamo un 6 di pentacoli, quindi qui si parla di un rapporto in equilibrio, con un giusto scambio di energia. Andiamo a vedere per le persone in coppia. Ok, abbiamo 4 di bastoni, 3 di coppe e 9 di spade. Qui avevamo il 4 di bastoni e qui avevamo il 3 di coppe. Qui si tratta di un'unione, ragazzi scusate però, a 3, ok? Allora, per qualcuno può essere vista come un'unione felice, un'unione stabile, ok? Perché il 4 di bastoni parla di quello che sono le anime predestinate, le anime che sono nate per farsi felici, per amarsi, per stare bene insieme e creare un equilibrio, una stabilità. Il 3 di coppe può essere visto come o una carta di celebrazione, come il 4 di bastoni, quindi se per caso fosse un matrimonio, visto che parla anche di contratti, potrebbe essere che qualcuno ha dei pensieri per quello che riguarda l'organizzazione di una cerimonia o di un evento. Per altri versi potrebbe essere il fatto che si stia festeggiando con degli amici, che qualche tipo di festeggiamento, di riunione possa portare a questo 9 di spade con questi pensieri, diciamo così. Vi ricordo che comunque voi avete la carta del giudizio, quindi si parla di presa di consapevolezza, di presa di coscienza, oppure per qualcuno si tratta di rendersi conto che c'è una terza persona fondamentalmente. Magari è per voi, magari è per il vostro partner o la vostra partner, scoprite che ha un'altra persona. Ognuno poi lo applichi alla propria realtà, anzi, scrivetemi poi nei commenti. Sarebbe interessante se poi questa stesa l'ascoltaste, diciamo, verso fine luglio. Ok, andiamo a vedere per le persone che invece sono in separazione, in una relazione clandestina o a distanza. Cinque di pentacoli, cavaliere di coppe, il mondo, la regina di spade e il 5 di bastoni.
Qui con il mondo sento molto risuonare il giudizio, questo cambiamento, ok? Allora, partiamo da qui. Il 5 di Pentacoli mi parla di una perdita, di una delusione che probabilmente c'è stata. Vi ricordo che anche la lettura generale iniziava con un 5 di coppe che parla anch'essa di una perdita, di un lutto, di un rammarico. Abbiamo poi anche questo cavaliere di coppe, quindi qui c'è qualcuno che arriva a farvi una proposta, ok? Qualcuno si fa avanti. Da lì arriva il mondo, cambia quello che è la prospettiva di questa situazione o di questa relazione. Però guardate, c'è questa regina di spade. Io sento che la regina di spade rappresenta qualcuno che darà un taglio a certe dinamiche, a certe cose. Si darà una direzione a questo tipo di relazione, a questo tipo di situazione. Non vi nego che comunque con un 5 di bastoni ci saranno dei conflitti, che non sarà una cosa semplice, però si va verso quello che è l'inizio di un nuovo ciclo all'interno di questa situazione o relazione. Andiamo a vedere ancora una carta da parte degli oracoli. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale perché per me è importante alla fine. Quindi grazie, mi piace leggere i vostri commenti e seguire anche le vostre storie. Ok, andiamo a vedere, grazie. Ragazzi, abbiamo la bara e come si dice in italiano? Dipendenze. Qui parla di fine e di nuovi inizi. Parla di crescita, fine e nuovi inizi. Avevamo anche un 10 di spade qui, avevamo un mondo qui. Cambi, liberazione, transizione. Cambi, si va avanti, si prosegue, si effettua una scelta che comunque con la carta del carro è una scelta superata facilmente, superata in modo giusto. E poi abbiamo questa carta che parla di codipendenza e qui con il 9 di pentacoli, che è la carta che parla di indipendenza, essendo al contrario, potrebbe anche essere visto proprio come una dipendenza, sia da un punto di vista materiale, sia da un punto di vista affettivo, perché è una carta collegata all'amor proprio anche. Ossessioni, possessioni, controllo e restrizioni, blocchi. Bene, voglio darvi un'ultima carta da parte degli angeli del cuore. Sentimenti romantici e in effetti avevamo questo cavaliere di coppe, qui abbiamo un fante di coppe, qui c'era un re di coppe. Ci sono tante coppe in realtà, I tuoi sentimenti sono reali e vale la pena esaminarli. E poi qui abbiamo, e qui vi affianco il 9 di pentacoli al contrario, prima di tutto ama te stesso. Il rispetto di sé rende più romantici e più attraenti. Cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la stesa vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!